Siamo qui oggi per parlare di Moza e del suo pedale aggiuntivo della frizione della pedaliera in bundle con l'R5. In più anche del kit performance che potrete montare sul freno. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, innanzitutto ringrazio Moza per credere nel mio canale e avermi inviato tutto il kit per potervelo mostrare. In questo caso parliamo di un pedale aggiuntivo della frizione per la pedaliera base che troviamo nel kit R5 di Moza. Sicuramente per gli amanti del cambiatacca è un upgrade consigliato. In questo caso parliamo di un pedale che è totalmente identico anche al pedale dell'acceleratore. Infatti funziona con una molla a torsione che ne va a definire un feeling molto lineare e quindi non ha fondamentalmente quell'effetto doppio stacco che normalmente siamo abituati su altri generi pedaliera, ma in questo caso siamo sempre nella fascia bassa del mercato e quindi in linea con quello che potrebbe essere la sensazione di una CSL, di una Trasmaster TLCM, ma anche della sua sorella maggiore SR-P normale. Anche in questo caso il funzionamento è tramite un sensore di Hall posto qui alla base del pedale, ne va a misurare la differenza di campo magnetico e quindi non ci saranno particolari problemi di manutenzione per quanto riguarda anche la polvere che si può accumulare su questo genere di prodotti. Il collegamento è molto semplice, naturalmente dovrete spostare i pedali perché dovrete spostare il pedale del freno nella parte centrale e utilizzare questo come frizione perché la parte del cavo è un pochino più corta e quindi va cambiata comunque la disposizione dei pedali. Naturalmente per chi si fosse perso la recensione della pedaliera la troverà qui sopra in descrizione insieme al kit R5 di Moza. Andatevi a vedere un pochino nello specifico anche come funzionano gli altri pedali. Oggi siamo qui per parlare della parte della frizione, ma soprattutto ragazzi del kit performance. È un kit performance light che esiste anche per la versione SRP normale. Infatti una cosa che condividono è anche l'utilizzo della molla rossa, che è anche più dura rispetto a quella montata nel kit della sorella maggiore. Infatti a livello meccanico è totalmente identico al performance della sua sorella maggiore e quindi il feeling che viene dato a questo pedale praticamente ragazzi è lo stesso. La cosa che però invece andrà a cambiare sarà la distribuzione del segnale, perché essendo questo un pedale a sensore di Hall ha comunque un segnale totalmente lineare, a differenza di una cella di carico che potrà sfruttare segnale anche quando il pedale sarà totalmente fermo. Però comunque è possibile utilizzare il doppio step, possibile anche su questo genere di pedale, a patto che voi cominciate a spingere in maniera un pochino più consistente sul pedale. Per questo consiglio la modifica a chiunque di voi abbia già una postazione o comunque chi di voi ha intenzione di farsi una postazione, perché la durezza del pedale aumenta drasticamente, a mio avviso un feeling molto più bello e quindi andrà comunque a sfruttare un sistema a doppio step di frenata anche su un pedale a sensore di Hall. Naturalmente la parte che andrà a murare sull'elastomero in questo caso è molto più piccola rispetto a quella possibile su una cella di carico. Naturalmente in questo caso vi consiglio un pochino di andare a dare una curvatura diversa al segnale del freno per poter sfruttare la parte finale in modo maggiore. Ma ragazzi, per quanto riguarda il montaggio vi manderò un video naturalmente per farvelo vedere, ma è davvero semplice sia il montaggio che lo smontaggio. Ecco qua. Praticamente dovrete montare soltanto la parte del perno passante in questo punto qua, ma sono veramente due viti. Vi troverete quindi in questa situazione con il perno basculante, inserite la molla, troverete già delle rondelle presagomate che vanno a centrare totalmente la molla, quindi non darà possibilità di potersi spostare. Montare anche sempre in maniera centrata l'elastomero con la parte dietro del kit e così avete montato tutto. Molto carino. L'elastomero utilizzato è uno Shore 60, naturalmente è lo Shore più basso, ma per chi è di primo acchitto con quelle che sono pedaliere che utilizzano elastomeri sicuramente troverà un feeling totalmente stravolto rispetto al feeling normale. Naturalmente ho fatto dei video per farvi vedere come si muove il pedale normale e come si muove con il kit. Vi dico che a livello di corsa parliamo quasi della metà e in più con una corposità molto superiore e a mio avviso molto più piacevole.
Questo perché vi ricordo che le frenate funzionano con la memoria muscolare. La frenata non può essere posizionale. Per quanto molti di noi sono abituati ad utilizzare pedaliere come quella del G27 o altri generi di pedaliera che utilizzano potenziometri anche sul freno, in realtà è una frenata un pochino più complicata rispetto ad avere un pedale molto più corposo. Quindi ragazzi, anche agli amanti delle auto Formula e GT, anche se non comprano il pedale aggiuntivo della frizione, straconsiglio il kit Performance. Ragazzi, costa poco meno di 40 euro, ma va a dare un feeling molto più bello al pedale del freno. In più c'è da dire che questo kit Performance utilizza anche la stessa molla del kit Performance della sorella superiore e ragazzi vi garantisco che l'effetto sotto al piede, se foste bendati, non le riconoscerete perché è identico. Naturalmente, come vi ho detto, ci sarà la differenza di segnale nella parte finale in cui la sorella maggiore sicuramente ha più possibilità di segnale, ma questo dipenderà sempre da persona a persona quanto segnale nella parte finale riesce a sfruttare. Naturalmente sarei curioso nei commenti di sapere cosa ne pensate, se qualcuno di voi già utilizzava il pedale della frizione e il kit Performance sulla pedaliera SRP Lite. Naturalmente sarei curioso anche nei commenti di sapere cosa ne pensate voi di questo genere di kit montati su questa fascia di prezzo. Naturalmente con poca spesa andate a modificare drasticamente quello che è il pedale più importante nella guida, il freno. Quindi personalmente non posso che straconsigliarvelo, visto che la spesa è davvero esigua. Naturalmente ringrazio ancora Mozza per la possibilità di poter recensire i suoi prodotti. Vi ricordo che nel mio canale non ci sono link affiliazione da nessuna parte, soltanto i miei pensieri su quelli che sono i prodotti, ma soprattutto, come sempre, cerco di raccontarvi come funziona. Avere un primo approccio a quello che un domani potrete comprare, aprire, tirare fuori dalla scatola e bene o male riscontrare quelle che sono anche le mie considerazioni, in modo da non fare un acquisto totalmente al buio. Naturalmente spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando ragazzi, un like al video e soprattutto iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima review, ciao!